Aggiornamento di calciomercato Inter con la situazione relativa all'attacco dove, stando alle indiscrezioni che ormai provengono da più parti e sembrano confermate, la dirigenza interista sembra aver individuato in Folarin Balogun l'obiettivo principale sul quale puntare una volta saltata la trattativa per Lukaku, di cui abbiamo parlato in maniera molto approfondita. Vi ho dato anche una mia opinione sul come trattare questo caso, diciamo così, all'interno della nostra ultima live che trovate sul canale, quindi non ci torniamo perché oggi parliamo di Balogun, di proprietà dell'Arsenal, è in scadenza di contratto nel 2025, arriva da un'ottima stagione in Francia e dopo le prime richieste che sembravano superare i 50 milioni di euro addirittura, ora pare che si possa arrivare ad un accordo, magari offrendo sui 35 milioni di euro più dei bonus, giù di lì. Il giocatore poi beneficia del decreto crescita che ti permette di risparmiare un po' sull'ingaggio, ha passaporto extracomunitario, ma l'Inter ha gli slot a disposizione, quindi ci sono un po' i parametri per l'Inter per sostenere questa operazione in questo momento. Ma che giocatore è Balogun e soprattutto è la scelta giusta per comporre l'attacco dell'Inter oppure è meglio puntare su una delle alternative che stanno circolando? Nomi diversi e con caratteristiche, devo dire, nettamente diverse, perché si parla da Morata, Beto, Scamacca, Nzolata, Remi, Zapata e tutti gli altri ancora. Ne parliamo all'interno dell'episodio di oggi, per cui ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti. Parliamo di Balogun, ma facciamo poi anche uno zoom più largo, uno sguardo più ampio alla situazione degli attaccanti e dell'attacco dell'Inter. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a lasciare un bel mi piace al contenuto per sostenerci e vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Clic sul tasto iscriviti subito, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, dei nostri approfondimenti, i nostri appuntamenti quotidiani in diretta e tutto quello che vi portiamo sul canale lo fate conoscere sempre di più. Penso che ne valga la pena e vi ringraziamo perché ci state facendo crescere sempre di più. Oggi parliamo dell'attacco che so già di dire una cosa impopolare, perché per me ad ora è un, diciamo, aspetto forse meno prioritario del mercato nerazzurro rispetto alla questione portiere. Nel senso che per me oggi sarebbe importante mettere subito a disposizione di Inzaghi il nuovo portiere che deve essere titolare e non starei tanto lì a trattare sui centesimi, se poi questo significa portare il nuovo portiere troppo in là durante la preparazione. Quindi andrei dritto sul portiere, poi con calma, non eccessiva ovviamente, ma diciamo con logica, ecco il termine più giusto secondo me, scegliere l'attaccante che si ritiene giusto per tutta una serie di motivi e lavorare per far abbassare il prezzo e non farsi prendere per il collo da società che sanno che hai questo tipo di esigenza. Anche perché credo che nel momento in cui hai in rosa già Lautaro Martinez e gli hai affiancato un Marcus Thuram sul quale diciamo che segui da 2 anni, gli corrispondi un ingaggio importante, gli affidi anche la maglia numero 9, è giusto, secondo me, valorizzare un acquisto di questo tipo che magari non sarà Okafor, ma è un bel colpo. Ovviamente, permettetemi la frecciatina, scherzavo dai, perché ci stava, perché in queste ore mi sembra di vedere un po' il solito l'erba del vicino è sempre più verde, mi sembra un po' così. Comunque, a proposito di Okafor, ci dà l'assist per entrare nel tema di oggi. L'Inter, vedremo se ha avuto ragione o meno, ma diciamo Okafor lo ha visionato per tanto tempo, lo conosce bene e nonostante questo ha deciso di non puntare su di lui, ma di spostare le proprie attenzioni su altri giocatori, in primis, come detto, Folarin Balogun. Vediamo la carta d'identità di questo calciatore, prendiamo la schermata di Transfer Market come facciamo sempre. Classe 2001, nato a New York, di proprietà dell'Arsenal, come dicevamo, 1,78 m, punta centrale, ha anche 2 presenze con la nazionale degli Stati Uniti, contratto in scadenza nel 2025, come dicevamo, valore di mercato secondo Transfer Market, che è molto a spanne, non è ovviamente la Bibbia, ma è un riferimento, 30 milioni di euro per un giocatore che è un prodotto del settore giovanile dell'Arsenal, che si è affacciato alla prima squadra dell'Arsenal, ma è dovuto poi soprattutto passare da un prestito di 6 mesi al Middlesbrough in Championship e poi in particolar modo l'ultima stagione l'ha trascorsa in prestito in Francia, in Ligue 1, allo Stade de Reims, squadra che ha chiuso all'11° posto nell'ultima Ligue 1 e dove ha fatto veramente molto bene, attirando su di sé le attenzioni del mercato e non solo. Tra l'altro già all'arrivo in Francia c'era molta attenzione su questo profilo, un profilo molto mediatico e già seguito da vicino da tante società, prima ancora di arrivare anche in Francia, dove è diciamo un po' esploso a livello di conoscenza internazionale. A questo punto però
Molti giustamente mi chiedono: "Ma se è così mediatico, se ha fatto così bene, perché l'Arsenal lo vende? Perché l'Arsenal dovrebbe venderlo?" Ho lanciato una provocazione un po' forte l'altro giorno nel club di Passione Inter, ne stavamo un po' discutendo, nel senso che Balogun per l'Arsenal è un po' il Mulattieri dell'Inter, con tante differenze e le dovute proporzioni, nel senso che l'Arsenal ha comprato Havertz, ha Nketiah sul quale punta, ha Gabriel Jesus, tanti giocatori offensivi. È esploso questo giocatore che si trovava in prestito e decide di monetizzarci anche ad una cifra molto alta, considerando che non ha l'urgenza di inserirne un altro con queste caratteristiche nella propria rosa. Questo secondo me la dice lunga sulla quantità di talento che producono e anche il livello economico differente sul quale viaggiamo in questo momento. Analizzando i pro ed i contro di questo giocatore, sono due dimensioni, quelle favorevoli e sfavorevoli, che secondo me un pochino si intrecciano, perché è un giocatore che innanzitutto va contestualizzato in una squadra, il Rem, che ha chiuso all'11° posto, dicevo, in classifica, lo ha lanciato però da titolare, da prima punta, nel 4-2-3-1 come terminale finale, come terminale offensivo unico di una squadra estremamente verticale, molto rapida negli spazi ed in profondità, non particolarmente complessa, diciamo così, nella costruzione delle azioni, recupera palla e cerca di andare subito verticale. Questo era un po' lo stile di gioco, tenetelo a mente, per me è molto importante. Una squadra dove Ehm, l'allenatore William Steele, molto giovane, ha una storia estremamente particolare, vi invito a cercarla, perché è molto, molto curiosa. È una squadra dove, tra l'altro, diciamo, questo giocatore, si è messo in mostra segnando anche dei gol pesanti, segnando anche, una tripletta, quindi, ha fatto sicuramente bene, ha fatto vedere delle doti anche caratteriali importanti. Dal punto di vista tecnico-tattico, ho letto tantissime analisi su questo giocatore che nasce un po' come esterno d'attacco, molti vedo che ne parlano un po' come una seconda punta. Personalmente, più lo guardo, ci siamo confrontati anche in redazione con il nostro Enrico, che mi ha dato diversi spunti. Secondo me la grande mobilità, il fatto che non sia molto alto, 1,78 m dicevamo, ingannano, perché in realtà è una vera e propria prima punta, secondo me, in grado di segnare e, in grado di creare tanti occasioni da gol e tira davvero tantissimo. Per un calciatore di nemmeno 22 anni è un aspetto, secondo me, troppo sottovalutato, anzi è un aspetto davvero fondamentale che, riesca a tirare tantissimo verso lo specchio della porta e soprattutto lo fa con entrambi i piedi, perché praticamente quando si tratta di finalizzare è, praticamente ambidestro. Sull'aspetto della finalizzazione però, come dicevo, mixando un po' pro e contro, può ancora migliorare molto. Sembra un po' un paradosso perché l'anno scorso chiude la stagione con 21 gol in campionato, alla prima vera stagione completa in una prima squadra. Uno mi dirà: "Ma se può migliorare in finalizzazione, 21 gol quanti ne fa? 50". Ecco, diciamo che i 21 gol però intanto, 6 di questi sono arrivati su calcio di rigore, 1 lo ha anche sbagliato, poi ne ha segnato un altro gol, l'ha fatto in Coppa di Francia. A livello di expected goals, però di gol che ci si aspetta che questo calciatore segni per la mole di occasioni che ha e che gli vengono messe a disposizione, ha sottoperformato, nel senso che per quello che ha creato ci si aspettava circa 5 gol in più, nel complesso. E anche a livello di qualità dei tiri può migliorare. Dal punto di vista statistico delle occasioni da gol e dei tiri è stato tra i migliori in assoluto dell'ultima Ligue 1, però come qualità può fare di più e leggevo una serie di report, soprattutto un report professionale molto interessante, dove uno esperto di scouting sottolineava che uno dei problemi, a suo modo di vedere, principali di questo giocatore sarebbe legato al fatto che quando riceve con il primo controllo nella zona dell'area di rigore tende un pochino ad orientarsi verso l'esterno, comunque fa dei movimenti ancora non precisissimi dentro l'area di rigore quando riceve il pallone, che lo portano a calciare da delle situazioni sfavorevoli anche statisticamente. Però è giovane, alla prima stagione, e lo ripeto per l'ennesima volta perché è fondamentale secondo me sottolinearlo, in prima squadra completa, è ovvio che va ancora completato come tutte le caratteristiche, ci si può lavorare. Un'altra provocazione forte che vi lancio è che, pur non avendo minimamente la struttura fisica paragonabile, condivide secondo me diverse caratteristiche di Romelu Lukaku. Soprattutto devo dire la capacità di attaccare i difensori alle spalle è uno dei veri punti forti di questo calciatore, diventa spesso immarcabile quando può andare alle spalle dei giocatori avversari, è anche molto veloce, ha un senso della posizione molto sviluppato e anche in area di rigore
è bravo ad occupare gli spazi, a smarcarsi, a fare dei movimenti anche curvando alle spalle del difensore per farsi trovare in posizione buona. Su questo poi alla fine vi aggiungo una curiosità. Rispetto a Lukaku chiaramente perde in forza fisica, un po' anche nel duello aereo, anche se lui riesce un pochino a farsi rispettare, guadagna però nella capacità di giocare nello stretto, di combinare con i compagni in velocità, soprattutto nei tocchi di prima e spalle alla porta nel cercare anche di far salire la squadra in questo modo. Aggiungiamo dopo. Per quanto riguarda però la fase difensiva, non fa ancora un gran lavoro, dal punto di vista del recupero palla, non è Lautaro Martinez in questo senso, però è bravo, sta già migliorando anche nell'orientare, la fase di pressing e nell'essere il primo giocatore che va ad aggredire, visto il lavoro che ha dovuto fare nell'ultima stagione. Dal punto di vista economico, poi aggiungendo un altro fattore secondo me comunque positivo, è un'operazione onerosa sicuramente, ma su un giocatore sul quale hai spazio poi su più anni per lavorarci, per valorizzarlo, è già un profilo di respiro internazionale di cui si parla a livello internazionale e quindi è uno di quei colpi che secondo me l'Inter in questo momento deve avere anche il coraggio di fare per aggiungere dei giocatori anche di questo tipo qua, anche a livello progettuale, diciamo. Quindi ci sono tanti motivi positivi su questa operazione, un'operazione che però così costosa comunque aggiunge anche dei rischi perché ha completato una sola stagione tra i titolarissimi di fatto, per di più giocando in un sistema a punta unica e deve essere ricontestualizzato in un campionato nuovo ed un sistema di gioco nuovo. Soprattutto credo andando ad affrontare, squadre che probabilmente saranno molto più abbottonate rispetto a quello che ha affrontato il Real, nel senso che, l'Inter molto probabilmente quest'anno avrà delle varianti e cercherà anche di essere più verticale, ma esserlo come è stata la squadra francese in cui ha giocato l'anno scorso non sarà facile, anche perché le squadre saranno molto più chiuse, contro l'Inter e questo giocatore secondo me tra l'altro ha bisogno di giocare sempre, almeno per il momento, per quello che abbiamo visto fino ad ora, ha bisogno di giocare a dei ritmi sempre alti, di essere innescato in rapidità, di farlo trovare proprio sul ritmo alto della partita. Se il ritmo della gara scende, viene depotenziato e non è lui, secondo me, quello che ti fa lo strappo individuale singolo in grado di accendere la partita. Queste sono le principali caratteristiche quindi di un giocatore che è una vera e propria punta d'area di rigore, comunque, che segna tanto perché tira tanto. A livello statistico, vi dicevo, in termini di produzione offensiva è stato tra i più interessanti, dell'ultima Ligan. Dovrà migliorare, le percentuali di riuscita e credo che per fare il salto nell'Inter, rispetto a quello che abbiamo visto fare, agli attaccanti interisti negli ultimi 2 anni, dovrà migliorare nel diciamo nel lavoro da collante tra i reparti, diciamo soprattutto spalle alla porta per venire incontro a dialogare, perché in questo lavoro qua sbaglia ancora un buon numero di passaggi e nell'Inter che fa tanto possesso palla sicuramente dovrà migliorarlo. Così come dovrà abituarsi, come dicevo, a non essere l'unico terminale offensivo, ma condividere una produzione offensiva che prevede più bocche da fuoco, non solo un altro attaccante, ma anche centrocampisti ed esterni soprattutto. È però un ragazzo, vi dicevo di una curiosità, che definiscono con una grande cultura del lavoro. Quindi lui stesso, mi son guardato delle interviste in cui racconta che si guarda tante partite e soprattutto cerca di capire com'è possibile che alcuni giocatori ricevono sempre la palla, si fanno trovare sempre nel vivo del gioco, quindi lui studia questo tipo di cose ed è sicuramente un fattore positivo di un giocatore che vuole migliorarsi. Dovrà farlo, nell'Inter dovrà essere ricontestualizzato e andando in chiusura, stando a questa descrizione che vi ho fatto, del giocatore, oggi l'Inter ha a disposizione Lautaro, Thuram, Correa e punta Balogan appunto. Correa potrebbe partire e leggo tanti discorsi, tante analisi sul potenziale quarto attaccante, da inserire in squadra. A parte che per caratteristiche Correa sarebbe quello un po' meno prima punta rispetto agli altri e che quindi può dare anche una varietà maggiore magari, però sappiamo bene che questo da Correa ce lo aspettiamo praticamente da 2 anni, non lo ha mai fatto e quindi sarebbe giusto, visto che costa tanto, anche, provare, ecco, a piazzarlo secondo me e puntare su un altro profilo. Lascio dire a voi chi può essere il profilo più giusto, secondo voi. Io mi soffermo a fare delle valutazioni generali sulle caratteristiche che poi magari integreremo in un altro approfondimento nei prossimi giorni, ma veniamo da una stagione, soprattutto l'ultima, in cui Inzaghi
ha definito giovane Andrea Onana, per farvi capire. Quindi figuriamoci magari cosa può pensare di un Balogun. Lautaro è una certezza e va bene, su Thuram ci sarà ancora da lavorare. A sensazione però per me, più che cercare, diciamo, la caratteristica tecnica che completa il pacchetto degli attaccanti per essere più vario possibile, potrebbero secondo me lavorare molto di più sul discorso di dare ad Inzaghi una certezza in termini soprattutto di esperienza. Quindi tra tutti i nomi che girano oggi, io per un eventuale quarto nome mi orienterei tra quelli che conoscono la Serie A e che sono soprattutto affidabili fisicamente. Ditemi voi quindi che cosa ne pensate, su chi puntereste, se ritenete giusta l'operazione Balogun. Per me è un'operazione che comunque promuoverei e che l'Inter per me in questo momento dovrebbe fare. Vi lascio in descrizione un altro approfondimento da non perdere per chi ci ascolta in podcast, ricordandovi sempre di iscrivervi al canale e di consigliare Passione Inter a tutti i vostri amici e le amiche tifosi interisti interessati ai contenuti di approfondimento e di qualità, ovviamente oltre a tanto interismo. Per chi ci segue da YouTube trovate un approfondimento qui.